Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della saldatrice Weidinger modello M130 Mini Flux, una saldatrice a filo animato ultra compatta, quasi automatica. Infatti su questa basta impostare solamente lo spessore del metallo da saldare. Per adesso si trova in offerta a 149 euro, vi lascerò il link nella descrizione. Mi sono documentato abbastanza su questa saldatrice, l'ho già provata abbastanza, posso garantirvi e vi dimostrerò che è una saldatrice che funziona davvero bene. È una saldatrice dedicata agli hobbisti, ma Weidinger come filosofia ha deciso di produrre saldatrici con una buona qualità, con un buon rapporto qualità-prezzo, con la filosofia tedesca di produrre prodotti di buona qualità, che però, anche se il prezzo è conveniente, mantiene la qualità elevata. E oggi vi faccio vedere la saldatrice da vicino, vi farò vedere le saldature, metterò anche il vetrino davanti all'obiettivo, vi faccio vedere il prodotto da vicino, vediamo cosa viene dato in dotazione, eccetera. Iniziamo. In dotazione riceverete due bobine per saldatura di filo animato, una da 0,6 e una da 0,8, sono da 1 kg, una torcia per saldatura MAG e una MP150 per saldatura non a gas, la pinza per la massa, vi voglio fare notare anche lo spessore dei cavi, quindi anche quello del cavo di alimentazione, eccetera. Allora, ovviamente vengono date anche degli ugelli da 0,8 e da 0,6, 5 pezzi per ognuno, ma adesso vediamo anche l'interno. Questo è l'alloggiamento per la bobina di filo, si stringe con questa vita a farfalla, e poi qua c'è il trainafilo, quindi il rullo, che ci permette anche, girando questo pomello, estraendolo e ribaltando il trainafilo, di cambiare il diametro dello stesso. In questo modo si stringe, ok, e poi si richiude. E come possiamo vedere, questa saldatrice è di una semplicità unica e sola, perché sul pannello abbiamo esclusivamente la regolazione per lo spessore del metallo che dobbiamo saldare, da 0,5 fino a 4 mm. Quindi una saldatrice molto intuitiva, che non richiede assolutamente di dover regolare sia la velocità del filo che l'amperaggio, perché in questo modo si regola in automatico, come se fosse una multiprocesso, ed è una saldatrice ad inverter da ben 130 A, quindi ci permette di saldare spessori compresi fra quelli che normalmente si utilizzano in ambito hobbistico, ma anche in ambito professionale. Il suo ciclo di lavoro è del 60% a 130 A, quindi al massimo, e del 100% a 86 A, quindi una buona macchina che promette buone prestazioni. Quindi iniziamo. Accendo la saldatrice, così vi faccio sentire pure il rumore della ventola, che è relativamente basso. Ovviamente ipotizzo che dal microfono, come sempre, si senta leggermente più alto. È un classico rumore di ventola, non fastidioso. Allo spegnimento della macchina non staccate subito la spina, perché la ventola rimane accesa ancora per alcuni secondi per continuare a raffreddare l'interno. Come vedete ancora sta lavorando, dopo alcuni secondi si spegnerà, e infatti si è spenta. E allora la riaccendo, proviamo subito a fare un paio di saldature. Ho deciso di iniziare con la saldatura più difficile, quindi un pezzo da 1,5 mm, facilissimo da bucare. Imposto la macchina a 1,5 mm, poco meno, metto il vetrino davanti all'obiettivo e iniziamo. Vi ricordo che il filo animato è un elettrodo al contrario e che va utilizzato esattamente come l'elettrodo, quindi tirando. È una saldatura difficile, 1,5 mm, però ho fatto un micro forellino. Vediamo comunque il cordone. Ok, a parte il foro, quella dipende dalla manualità di chi salda, però su 1,5 mm di spessore sono riuscito a eseguire questo cordone. Adesso facciamo delle saldature più serie, passiamo a 2 mm. 2 mm, indosso i guanti, metto di nuovo il vetrino, c'è chi preferisce che non lo metta, c'è invece chi preferisce che ci sia, quindi lo metto. Magari qualche ripresa la farò senza vetrino.
Sentite anche il rumore della saldatrice, come lavora senza saltellamenti, come capitava per esempio con quella della Parkside, che se non regolavi bene amperaggio e la velocità del filo avevi difficoltà. Questa fa tutto da sola. Togliamo il vetrino e puliamo. Poi vi farò delle riprese ravvicinate, però penso che già anche così si veda il cordone e il comportamento della macchina. Facciamone un altro. Adesso l'ho messo poco meno di 2 mm, perché passa da 1,5 mm a 2,5 mm, quindi penso di essere su per giù a metà. Aumento leggermente, metto di nuovo il vetrino. Allora, ragazzi, sembra che questa saldatrice canti, ed è una cosa che potete apprezzare voi stessi. Questo è con una regolazione poco più di 2 mm, questa invece poco meno, però non vi ho fatto vedere, non vi ho fatto notare prima di pulirla che la formazione di pallini è praticamente minima. Questo dipende anche dalla qualità del filo, che può essere utilizzata pure con altre saldatrici. Ad esempio, se provate questo filo con una saldatrice Parkside noterete la differenza. Quindi ora faccio una saldatura senza vetrino, in modo da avere tutto trasparente, tutto palesemente visibile, e vi faccio vedere che i pallini non si formano perché non ci sono stacchi, non c'è nulla. Quindi lascio la stessa impostazione, faccio un altro cordone e vediamo com'è il pezzo prima di pulirlo. Ok, questo è il pezzo appena saldato, non ho applicato né antiadesivo né nulla, semplicemente un pezzo saldato così come è messo sul piano di lavoro. Ogni tanto io do una testata scusatemi, questa metà pulito e metà no, lo pulisco tutto. Pallini minimi. Va bene, adesso dopo aver fatto queste saldature voglio provare ad andare un po' oltre. Allora, come pezzi da 4 mm, che poi in realtà è 4 mm e mezzo, purtroppo ho solamente questi che sono davvero dei pezzettini minuscoli, però comunque ci rendiamo lo stesso conto del suo lavoro. Quindi la metto al massimo, inizierà a friggere come si deve e facciamo questa saldatura. Ho già fatto la bisellatura sui pezzi, vediamo cosa otteniamo, vediamo come va. Ok, allora aspetto che raffreddi leggermente. Questo intanto è il pezzo, ragazzi, pallini 0, e abbiamo lavorato a 130 ampere, quindi al massimo della sua potenza. Dovrebbe essere tutto pieno. La qualità della saldatrice e la qualità del filo fanno tanto. Ragazzi, che vi devo dire? A me non piace parlare più del dovuto,
sono le immagini che parlano. E allora vediamo questi pezzi 5 mm esatti, va bene. Ho preparato i pezzi con la bisellatura. Dai, però non è una figata il mio micro banchetto di lavoro. Metto di nuovo il vetrino e iniziamo. Giro il pezzo. Adesso dobbiamo aspettare davvero che raffreddi un poco perché è rovente, però con la pinza lo afferro se riesco e vi faccio vedere anche in questo caso la pulizia. Praticamente quasi zero pallini, eccezionale, un suono pulito, costante, ci fa capire che la saldatrice sta lavorando bene. Adesso, mentre aspettiamo che si raffreddi, vi faccio vedere la differenza di velocità di uscita del filo in base alla regolazione dello spessore, quindi regola velocità e amperaggio. Questa è alla massima potenza, questa invece lo mettiamo a 2, quindi a metà, e questa al minimo 0,5. Davvero molto gestibile. Che ve ne pare? Va bene. Ovviamente questo è un pezzo da 5 mm, superiore di 1 millimetro, però voglio vedere come si comporta con un cordone lunghissimo. Voglio saldare tutto questo pezzo che sarà 18-20 cm e vedere al massimo, quindi a 4 ampere, come si comporta e che risultato ottengo. Quindi metto il vetrino, sposto come sempre l'inquadratura, purtroppo, perdonatemi. Allora vado allora, è andata alla grande anche in questo caso, zero formazione di pallini, proprio veramente un minimo, impercettibili. Lo pulisco. Diciamo che questa saldatrice fa sentire bravo anche un saldatore non bravissimo, perché fa tutto da sola. Guardate che cordone, andrebbe pulito un po' meglio. Comunque adesso facciamo delle inquadrature da vicino. Questo è il più lungo, quello che ho fatto alla fine, che è lunghissimo, è un po' storto, purtroppo questa è colpa mia. Ovviamente la qualità della saldatura, pur avendo una saldatrice buona, se non si è in grado di fare dei buoni cordoni il risultato non sarà mai ottimale. Però la saldatrice si è comportata davvero benissimo, un cordone che a me piace. Questo invece è il cordone sul pezzo da 2 mm, ho fatto due prove, una con un amperaggio più basso e una con un amperaggio più alto. Anche in questo caso formazione di pallini quasi zero. Questo è da 1,5 mm
e qua ho provocato un foro perché ho rallentato, e questo è il pezzo da 5 mm, anch'esso saldato perfettamente. E allora ragazzi, io ho finito con queste saldature, con la dimostrazione della qualità di questa saldatrice Weldinger. Voi direte, grazie, te l'hanno mandata, ne devi parlare bene. No, io ho esultato nel vedere il risultato. Ovviamente siete voi a vedere quello che questa saldatrice riesce a fare, la sua costanza nel lavoro, la facilità di regolazione, basta impostare solamente lo spessore e ci regala questi cordoni di saldatura che con altre saldatrici di livello hobbistico non riuscireste mai e poi mai ad ottenere. Chi ha una saldatrice a filo animato sa che ci fanno disperare tra regolazione della velocità del filo, regolazione dell'amperaggio e il filo che saltella e l'amperaggio che non rispetta mai quello che abbiamo impostato. Questa la monti, si inserisce il filo, si preme il tasto e si salda. Davvero una saldatrice che a me piace e che spero piaccia anche a voi, perché come avete visto siamo riusciti a fare saldature che vanno bene, sono delle saldature buone che permettono di ottenere dei risultati che soprattutto ad un hobbista ma anche a un professionista possono dare delle grandi soddisfazioni. Vi lascerò il link del venditore per poterla acquistare, per adesso è in offerta a 149 euro. Cosa dirvi? Spero che vi piaccia, spero che vi sia piaciuto anche il video, quindi vi invito a mettere mi piace, cliccare sulla campanella ed iscrivervi in modo da ricevere tutte le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!